Oggi ci occupiamo di A Silvia, la canzone di Giacomo Leopardi. Questa è una canzone composta di strofe libere di endecasillabi e settenari, composta a Pisa tra il 19 e il 20 aprile 1828, in soli 2 giorni. Silvia, figlia del cocchiere di casa Leopardi, probabilmente morta di tisi nel 1818 a causa comunque di una grave malattia, anche se qui rappresenta un destino universale che riguarda la condizione umana in sé considerata, riguarda ciascuno di noi. La canzone appartiene ai grandi dilli, quindi ai canti pisano-recanatesi. Già dal punto di vista metrico possiamo definire Leopardi come un classicista romantico. Lui tenderà sempre a fondere le due correnti, i due movimenti letterari, perché vive in entrambi i movimenti, quindi sia nel classicismo che nel romanticismo, tra la fine del Settecento e i primi dell'Ottocento. È difficile catalogarlo in un singolo movimento letterario perché contiene elementi sia dell'uno che dell'altro. Abbiamo detto è una canzone, quindi utilizza un metro classico che appartiene alla tradizione letteraria italiana, utilizza versi tradizionali, quindi l'endecasillabo, il settenario, però è una canzone costituita di strofe libere. Ciò significa che non c'è più l'obbligo di rima. Leopardi ha sciolto la canzone petrarchesca ed è una novità assoluta, e questo è un elemento tipicamente romantico, il rifiuto della sterile ripetizione delle regole che provenivano dal passato. Silvia, rimembri ancora quel tempo della tua vita mortale? Ti ricordi ancora dell'epoca della tua vita mortale, cioè quando eri viva, perché Silvia ormai è già morta da tempo, quando beltà splendea negli occhi tuoi ridenti e fuggitivi, quando la bellezza splendeva nei tuoi occhi ridenti e sfuggenti a causa della sua timidezza, e tu, lieta e pensosa, il limitare di gioventù salivi. Quando tu, dice, lieta e pensosa, quindi felice e spensierata, stavi per salire, per varcare il limitare della gioventù, cioè stavi per entrare nell'età dell'adolescenza. Interessante quel limitare, lei era al confine, al limes, ma non è andata oltre perché la disillusione, la vita l'ha stroncata prima. Rimembri, quindi qui siamo già proiettati nel ricordo. Leopardi naufraga nel mare del pensiero. La memoria è già indice di indefinito e vago, perché tutto sfuma, tutti i contorni precisi e ben definiti non ci sono più. Si entra in una dimensione aspaziale e atemporale, ed è questo il miracolo della poesia, perché mi permette di dimenticare l'arido vero, quell'arido vero, quindi quella triste realtà, la condizione umana che poi ritroveremo e che ripiomberà come un anatema proprio alla fine del componimento. Qui subito Leopardi prova già piacere, ed è lo stesso tema che ritroveremo anche nell'infinito. Perché è così dolce naufragare in questo mare? Perché il pensiero, la memoria, quindi la mia mente, mi permette di evadere da questa realtà, mi permette di pensare a tutt'altro, di rifugiarmi nelle illusioni, nella speranza che la vita sia bella, positiva, che possa finalmente raggiungere tutti i miei obiettivi. Ma scopriremo ben presto che le cose non stanno realmente così. Quindi per pochi istanti il miracolo della poesia è questo: smarrirsi nell'assoluto, o meglio avere l'illusione di poterlo fare. Ed ora ricorda quello che è successo: sonavan le quiete stanze e le vie d'intorno al tuo perpetuo canto. Le stanze e le vie risuonavano del suono della tua voce, allorché, quando, dice, sedevi contenta, intenta alle opere femminili, mentre stavi svolgendo le tue mansioni quotidiane, le mansioni tipiche delle donne, ed eri contenta però di quel vago avvenir che in mente avevi. Altra parola chiave, il vago avvenire. Era contenta non perché stesse vivendo ciò che sperava, ciò a cui stava pensando, ma semplicemente perché stava pensando, stava immaginando ciò che sarebbe stato il futuro. Quindi ognuno di noi nella giovinezza spera che le cose vadano in un certo modo. La giovinezza è il simbolo, metaforicamente parlando, della speranza, della trepidazione, della sicurezza, della certezza che accadrà qualcosa di positivo, che tutto ciò che noi abbiamo in mente sicuramente si realizzerà. Ma non è così, perché molto presto poi cresceremo e ci renderemo conto che molte di quelle
nostre aspirazioni, di quelle nostre illusioni, altro non erano che vane e inutili speranze. Era il maggio odoroso e tu solevi così menare il giorno. Tu eri abituata a condurre questo stile di vita. Io gli studi leggiadri, talor lasciando, e le sudate carte. Io a volte abbandonavo questi studi leggiadri e le sudate carte, che però mi sono costate una grande fatica. Sudate carte è una metonimia, perché in realtà è il poeta che suda, non certo le carte. Tutta l'espressione è un'ipallage. Ove il tempo mio primo e di me si spendea la miglior parte. Spendevo su queste sudate carte tutta la parte migliore della mia vita, mentre Silvia sogna, quindi quell'avvenire già se lo immagina, già è proiettata verso il futuro. Leopardi ora sa che tutto quel periodo è stato buttato al vento, è stato gettato via inutilmente, il tempo migliore della sua vita, la giovinezza, ma all'epoca non lo sapeva, lo sa soltanto adesso, perché ora è disincantato. Din sui veroni del paterno Stello porge agli orecchi al suon della tua voce, quindi dalle finestre della casa di mio padre porgevo l'orecchio e quindi ascoltavo il suono della tua voce e alla man veloce che percorrea la faticosa tela, e quindi ascoltavo il rumore che tu stavi facendo mentre svolgevi il tuo compito. Qui Silvia sembra una giovane Penelope, timida, riservata, molto ingenua, che ancora non sa nulla della vita, quindi è come se lei fosse un bocciolo di rosa che però non si è ancora schiuso, ancora protetto nel suo nido e non ha ancora spiccato il volo. Quindi è proprio l'immaginazione che le permette di essere felice, perché immagina quel mondo che è al di là del muro, al di là della siepe, al di là di quei cocci aguzzi di bottiglia, ma quando proverà a salire quell'imes, il limitare di gioventù, troverà i cocci aguzzi di bottiglia, ne rimarrà drammaticamente, mortalmente delusa. Mirava il ciel sereno, le vie dorate e gli orti, quindi osservavo il cielo sereno, le vie dorate, gli orti e quinci il mare da lungi e quindi il monte, e vedevo sia il mare che il monte. Lingua mortal non dice quel ch'io sentiva in seno, nessuno è in grado di poter esprimere a parole ciò che io ho provato in quel momento. La lingua mortale non dice. E qui un'altra metonimia, perché non è la lingua, ma sono le parole che non sanno esprimere i suoi sentimenti. Che pensieri soavi, che speranze, che cori, che cuori, o Silvia mia, quale allor ci apparia la vita umana e il fato. E qui subentra la riflessione filosofica. Adesso può dirlo, ora se ne è reso conto, ha osservato la siepe, ma si è reso conto di non poter andare oltre. Quello scalcinato muro è invalicabile, il mare è al di là e sembra non essere destinato a nessuno. Quando sovviemmi di cotanta speme, quando mi ricordo di questa grande speranza, un affetto mi preme acerbo e sconsolato. Sono completamente oppresso da un sentimento acerbo, duro, aspro e sconsolato, e tornami a doler di mia sventura, perché la ragione e la conoscenza mi permettono sì di progredire, ma mi rendono consapevole del mio stato. O natura, perché non rendi poi quel che prometti allora? Perché non rendi, non restituisci ciò che hai promesso a suo tempo? Perché di tanto inganni i figli tuoi? Perché inganni i tuoi figli, la tua prole? Perché ci hai illuso? Perché ci hai ingannato? Ecco la natura matrigna. È straordinario, in questa poesia c'è tutto. La teoria del piacere. Qui Leopardi sta provando piacere perché è naufragato nel mare del ricordo, della memoria, sta rievocando alla mente il passato, i bei giorni andati, e in quel momento prova piacere perché parallelamente si dimentica del suo stato presente. Sono brevi attimi di felicità. Come diceva Schopenhauer, la vita è un pendolo che oscilla continuamente tra il dolore e la noia. Quando non provo né dolore né noia ho quei brevissimi istanti di piacere, e uno di questi è proprio questo ricordo, il ricordo di una giovane che qui diventa il simbolo di tutta l'umanità, la giovinezza, il momento in cui l'uomo pensa di poter compiere qualsiasi cosa, di poter realizzare qualunque progetto. Noi ci sentiamo infiniti, capaci di tutto, siamo immortali in un certo senso, ma poco dopo subentra l'arido vero, la consapevolezza che le cose non stanno così. Tu
prima che l'erbe inaridisse il verno, prima che il verno inaridisse le erbe, quindi prima che si seccasse tutto. E notate che qui la stagione anticipa già la morte, perché come si secca l'erba, poi si seccherà anche Silvia. Da un chiuso morbo, combattuta e vinta, perivi. Sei morta prima che arrivasse l'inverno, a causa di una malattia oscura. Chiusa significa proprio nascosta, oscura, o tenerella, e non vedevi il fior degli anni tuoi. La classica metafora usata anche da Ugo Foscolo in Morte del fratello Giovanni, il fior dei tuoi gentili anni caduto. Non ti molceva il core, quindi non ti lusingava il cuore, non ti sollecitava il cuore, la dolce lode, la lode, quindi i complimenti, or delle negre chiome, dei tuoi capelli neri, or degli sguardi innamorati e schivi, anche degli sguardi innamorati e sfuggenti, cioè di qualche fidanzato, di qualche spasimante. Quindi non hai provato il brivido e il piacere dell'innamoramento, perché sei morta anzitempo e non hai potuto godere e gustare appieno la vita, non hai colto l'attimo, non hai saputo vivere l'istante presente, perché eri proiettata verso quel futuro. Né teco né con te, latinismo, le compagne ragionavano d'amore nei giorni festivi, quindi non hai potuto condividere le tue gioie, le tue ansie, le tue inquietudini con le tue amiche. Anche peria fra poco la speranza mia dolce, dopo poco tempo sarebbe morta anche la mia speranza. Agli anni miei anche negaro infatti la giovinezza, i fati hanno negato anche la giovinezza. Non ho potuto viverla perché ho speso tutto il mio tempo sui libri. Ahi come passata sei, notate le panalessi, ahi come passata sei, cara compagna dell'età mia nova, come sei passata in fretta. È stato un soffio, perché la vita è un breve soffio. Ricordiamo l'esortazione degli antichi: cogli la rosa ninfa or che il bel tempo. Mia lacrimata speme, mia speranza lacrimata. Lui ha speso fiumi e fiumi di lacrime, ha pianto perché si è reso conto che ormai era troppo tardi. Questo è quel mondo? Questi i diletti, i piaceri, l'amore, le opere, gli eventi, onde cotanto ragioniamo insieme, per cui e su cui abbiamo tanto ragionato insieme? Cioè sono queste le nostre speranze? Questo accumulo di domande retoriche serve per accentuare ulteriormente il dolore, ma soprattutto anche la rabbia, il disprezzo, l'indignazione di Leopardi nei confronti della natura, della sorte umana. All'apparir del vero tu, misera, cadesti. E qui si riferisce alla speranza, all'apparir del vero, l'arido vero, quindi quando mi sono reso conto della verità, tu, misera, cadesti, sei caduta, sei stata abbattuta anche tu, e con la mano la fredda morte ed una tomba ignuda mostravi di lontano, e mostravi da lontano tu, speranza, mi indicavi con la mano la fredda morte e una tomba ignuda. La speranza mi mostra il mio destino. Ecco cosa mi aspetta al di là dello scalcinato muro, la morte. In questa canzone Leopardi ha rievocato un periodo molto importante della sua vita e poi ha inserito queste riflessioni filosofiche molto importanti. Qui trovate tutto: la teoria del piacere, trovate poi l'arido vero, quella realtà che io riesco a comprendere solo usando la mia ragione, il santo vero, che qui di santo non ha più nulla. Quindi notate anche le analogie, ma soprattutto le differenze con Manzoni. Là il vero serve per comprendere anche il passato e per spiegare il presente, quindi devo riportare i fatti così come sono, quindi anche dal punto di vista storico, mentre invece in Leopardi la realtà, il vero, mi rendono consapevole della mia condizione umana, che è una condizione universale. Questo è il pessimismo cosmico: nessuno è esente dal dolore, dalla noia e da brevissimi attimi di piacere. Quando li ho finiti non rimane altro che la morte. Ma la grandezza di questo poeta è che, nonostante la consapevolezza della tragicità umana, lui non si arrende e punterà a quel progresso civile, a quella solidarietà umana che deve coalizzarsi contro questa natura matrigna, e nascerà il fiore del deserto, la ginestra. Ma questa è un'altra storia che vedremo più avanti. A presto.